Buongiorno a tutti, io sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. La guerra del gas è cominciata. Con le forniture a singhiozzo da parte della Russia, detentrice dei giacimenti più grandi al mondo, i prezzi del gas schizzano alle stelle e tutti sono alla disperata ricerca di approvvigionamenti alternativi. Di quale parola parleremo oggi? Ma della parola gas, naturalmente. Scopriamola insieme. Gas è ogni sostanza allo stato aeriforme, quindi senza massa e senza volume propri, che tende per natura a occupare tutto lo spazio che ha a disposizione. Gas sono l'ossigeno, l'azoto, l'elio. Ma cos'è il gas naturale di cui tanto si parla oggi? Il gas naturale è un combustibile fossile, originato dalla decomposizione anaerobica di materiale organico. Composto per oltre il 90% da metano, l'idrocarburo più semplice in natura, il gas naturale viene estratto con perforazioni del sottosuolo e trasportato allo stato gassoso e ad alta pressione lungo i gasdotti. Il gas naturale può anche essere liquefatto, con un processo di raffreddamento che lo porta a circa meno 162 gradi centigradi. Pensate che il volume del gas portato allo stato liquido si riduce di ben 600 volte. Quindi il gas naturale liquefatto o GNL può essere facilmente stoccato in serbatoi, trasportato in grande quantità e per lunghi tratti via mare, sulle navi gasiere, fino ai mercati di consumo. Qui viene riportato allo stato gassoso originario nei rigassificatori, tramite un processo di riscaldamento controllato e quindi distribuito lungo i gasdotti. Quando il costo di estrazione e di lavorazione del GNL, sommato a quello di trasporto e rigassificazione, potrà essere comparato a quello di estrazione e trasporto del gas naturale, gli scenari di mercato potrebbero diventare interessanti. Nel 2021 il fabbisogno di gas naturale dell'Italia è stato di circa 76 miliardi di metri cubi, una piccola parte estratta in Italia, il resto importato dall'estero. La percentuale maggiore di gas proviene purtroppo dalla Russia, diciamo il 30%, mentre percentuali minori sono importate da Algeria, Libia, Olanda e Norvegia e dal Medio Oriente. La rete di trasporto italiana, gestita da Snam Rete Gas, è strettamente collegata con le linee di importazione dalla Russia, dal Nord Europa e dal Nord Africa, attraverso punti di entrata situati in corrispondenza di metanodotti. Esistono anche 3 centri di rigassificazione che permettono l'acquisto di gas naturale liquefatto. Ma abbiamo mai pensato a come sia nata la parola gas? La parola gas ha origine da una vicenda piuttosto singolare. Fu un chimico del 1600 a introdurla per la prima volta nel gergo scientifico, Jean-Baptiste van Helmont, che la utilizzò con riferimento alle sostanze che si trovano allo stato aeriforme. La parola però nacque da un errore, perché il chimico belga riportò malamente nella propria lingua la pronuncia di un'antichissima parola greca. Ecco allora che, grazie a un po' di confusione, l'antica lingua greca mette il proprio sigillo anche nel mondo scientifico del 1600 e genera una parola diventata tanto famosa, sfruttando l'errata pronuncia di un suo sostantivo, che non è stato mai molto ordinato. Il sostantivo greco è chaos, che significa caos, abisso, vuoto originario, massa informe, miscuglio disordinato, che Van Helmont fece diventare erroneamente Geist e non in seguito gas. Il caos è per la mitologia greca il vuoto originario, il disordine, ciò che esiste ancora prima della creazione del cosmo in forma stabile e definita. Caos è la condizione prima da cui ogni altra cosa si è generata,
anche le divinità dell'Olimpo. In seguito caos ha preso il significato di materia originaria, di massa confusa degli elementi, disseminata nello spazio. Quando allora guardiamo con tanta apprensione la gran confusione che si fa oggi sul gas, tranquillizziamoci subito e ripensiamo per un istante alla fumosa etimologia della parola e alla sua storia, che ci sussurra come gas non possa essere altro che disordine e scompiglio, che ci riporta indietro alle origini più remote del cosmo, al caos, a quel magma informe e a quel minuscolo laboratorio chimico del Seicento, dove uno scienziato propositivo, cadendo in errore su una pronuncia, tentò di portare ordine con una parola, dove per natura l'ordine non poteva essere portato.